Benvenuti in Accademia. Oggi vi presentiamo la tarta Tatin. Le sorelle Tatin sono diventate famose per la loro tarte o la loro torta. È molto semplice e dalla semplicità ricaviamo la genialità. Le cose semplici non ti permettono errori, perciò le cotture che andiamo ad affrontare oggi sono molto particolari. Venite con noi e vi divertirete. Partiamo con la preparazione della sfoglia. Dobbiamo fare due impasti, il panetto e il pastello. Il panetto è composto da 180 g di burro e da 60 g di farina di grano tenero tipo 00 debole, per cui con una forza di 180. Il pastello invece è composto da 190 g di farina medio forte sui 330-360 W, 70 g di burro, 95 g di acqua e 5 g di sale. Andiamo in planetaria e partiamo col panetto. Verso la farina, verso il burro e deve essere freddo. E inizio a lavorare. Ora il burro ha assorbito la farina. Diamo una leggera spolverata di farina alla carta dove avvolgiamo il panetto. Lo facciamo di forma rettangolare. Tiriamo un po' col mattarello. Cerchiamo di dargli una forma abbastanza precisa. Lo avvolgiamo e lo mettiamo mezz'ora in frigorifero. Per quale motivo si parte col panetto? Perché la bacinella è sporca di burro, perciò non si lava perché non serve. Il burro viene recuperato nel fare il pastello. Mettiamo la farina, il burro che è stato pesato, pesiamo l'acqua, mettiamo il sale e con lo stesso strumento si fa la pasta. Una spolverata al tavolo. Quando impastate la sfoglia, il pastello deve avere grosso modo la stessa densità del burro. Se il pastello è troppo molle, il burro pure sia molle, non abbiamo una buona sfogliatura. Se uno dei due prevale, non c'è la stratificazione regolare, perciò non abbiamo una buona sfoglia. Un'altra piccola spolverata, lo lasciamo riposare mezz'ora prima di incominciare a dare le tirate. Copritelo con una pellicola, così non fa la pelle. Eccoci qua. Incominciamo a tirare la sfoglia, è passata la mezz'oretta, il pastello va benissimo, una leggera spolverata sul tavolo e incominciamo a stendere la pasta col mattarello. Dall'inizio bisogna fare tutto regolare. Se non è regolare, la sfoglia non esce bene. La copriamo
Un'altra cosa da ricordare è che se il panetto è più duro, cosa succede? Che quando la sfoglia è in forno, il burro si deposita sul fondo e la sfoglia non cresce di volume. Viceversa, se è il pastello ad essere più duro, avremo una sfoglia vetrosa. Tiriamo. Molto importante, le due aperture sono di qua e di qua. La sfoglia non va mai tirata così, al contrario, sempre nello stesso senso. Perché il glutine si forma nella direzione in cui viene tirato, è per quello che poi si piega e si gira, per far formare il glutine in tutte le direzioni. Adesso diamo il primo giro semplice o a 3, perciò 1, 2 e 1, 3. Adesso lo tiriamo immediatamente per far scorrere la pasta. Serve proprio una leggera spolverata di farina. Ora diamo un giro a 4 o piega a libro. Per farla regolare la piegate lì a metà, poi la piegate così e passate un colpo in mezzo di mattarello e lo piegate e si chiama A4 o piega a libro. Prendiamo adesso una pellicola, la avvolgiamo e la mettiamo ancora in frigo per mezz'ora. Se avete la memoria corta, scrivete con 2 puntini sulla pasta che avete fatto 2 giri. Per la tarta tatin è molto importante come prepariamo la tortiera. Abbiamo il burro, la quantità da ricetta, va spalmato uniformemente sui bordi, sul fondo. Lo zucchero come da quantità da ricetta, il baccello di vaniglia lo mettiamo nello zucchero, eccolo qua, il limone lo grattugiamo sempre nello zucchero. Quando diciamo un limone, questa qua ha una grandezza un po' limitata, siamo al limite. Normalmente il limone dovrebbe essere sui 80-100 grammi, perciò abbiamo una scorza sufficiente. Se ci sono i limoni da 40 grammi non è che mettiamo abbastanza scorza all'interno. Grattugiate solo la parte gialla, questo è uno strumento ideale. Ora mescoliamo con le mani lo zucchero per unificare la parte aromatica. Mettiamo lo zucchero in quantità anche sulle pareti, facendo girare la tortiera, così. E l'altro lo mettete tutto sul fondo. Iniziamo a mettere le mele. Come vedete sono affettate uno spessore abbastanza fine. Le sistemate correttamente sul fondo. I primi 2 giri sovrapponete le fette a forma di fiore. Ora potete metterli senza essere troppo corretti, ma non devono avere onde e le mele devono sempre essere parallele. Ricordatevi che vedrete adesso un grande volume, ma una volta che sono cotte diminuiscono la metà del loro volume.
Eccoli qua. Ora inforniamo la torta a 180 gradi per 40 minuti, i primi 40 minuti. Poi mettiamo un disco di sfoglia, servono altri 20 minuti per cuocere la sfoglia e sarà cotta anche la nostra torta, che andremo a ultimare con dello zucchero sempre grezzo di canna e la passeremo alla fiamma. Tolgo la sfoglia del frigo, prima do una leggera spolverata al piano di lavoro. Come vedete l'abbiamo abbandonata con le 4 pieghe o la piega a libro, l'abbiamo recuperata che si è stabilizzata. Prendiamo il mattarello, la allarghiamo appena appena. Incominciamo a tirarla e le diamo un giro a 3. Come vedete incomincia a prendere così la faccia della pasta sfoglia. Le diamo un giro a 3, 1, 2, 3. La rigiriamo nelle 2 aperture, come vedete da questa parte e da questa parte. Cominciamo a tirarla facendo scorrere il mattarello. Una piccola spolverata sul piano di lavoro. Completiamo il giro a 4 o le pieghe a libro. Eccole qua. E la nostra sfoglia la mettiamo in frigorifero, la facciamo stabilizzare una mezz'oretta prima di tirarla per fare il disco o i dischi che ci servono per completare la tartatin. La pasta è stata tirata abbastanza sottile, sui 2 mm, buca sfoglia. Bene, la stampiamo appena un po' più stretta del dolce. Questi ritagli vanno benissimo con lo zucchero per fare i ventaglietti, ma è una cosa che vi spiegherò un altro giorno. Eccola qua. Perciò quando la tartatin è quasi cotta, a 2/3, girerò questo pezzo di carta sulla torta, staccherò la pasta, senza toccarla rimarrà perfetta e la cottura avverrà ancora con 20 minuti di forno, sempre a 180 gradi. La tartatin è stata tolta e girata, ovviamente adesso vediamo la parte che era sotto quando l'ho costruita. Metto altro zucchero per fare una crosticina consistente e lo farò in 3-4 volte, mai in una volta sola, è facile bruciare lo zucchero. La fiamma non deve essere troppo violenta perché lo zucchero si brucia e vi consiglio di utilizzare questo tipo di zucchero di canna perché caramellizza a 20 gradi meno dello zucchero semolato bianco. E diciamo che avete una garanzia di avere uniformità nella caramellizzazione.
Non insistete troppo con la fiamma allo stesso punto perché bruciate. Bene, io ho terminato. L'ultimo tocco. Ecco la mia tarta tatin per voi. Per la mia tarta tatin ho tagliato delle mele a cubetti, inserirò 30 g di burro e 30 g di zucchero nelle mele che vado a spadellare. Aggiungo subito sia il burro che lo zucchero. Mentre cuociono le mele prendo il mio disco di sfoglia dal frigorifero e farò dei piccoli rettangoli. Ogni tanto mescolo. Prendo i miei rettangoli e li giro. Li metto in frigorifero 5 minuti. Ora le mele stanno perdendo l'acqua, quando inizieranno a prendere colore le toglieremo dal fuoco perché non voglio che diventino troppo scure ora. Riprendo la sfoglia dal frigo, la spolvero con dello zucchero a velo, spolverandola di zucchero a velo, caramella in forno. Questi vanno cotti per 17 minuti, per i primi 10 minuti a 180 gradi, per i restanti 7 a 200. Le mele adesso sono dorate, sono pronte, le tolgo dal fuoco e le metto in una bacinella, le faccio raffreddare un attimino. Ecco, prendo la sfoglia che è pronta e dorata al punto giusto. Le mele si sono raffreddate e le metto all'interno di uno stampo a semisfera. Le schiaccio e le comprimo bene. Ho riempito gli stampi, li ho compressi e adesso andranno nell'abbattitore per mezz'ora o nel congelatore per 2 ore. Ho tolto le mele dagli stampi e adesso le caramello. Metto dello zucchero di canna, cerco di ricoprire tutta la superficie. Ripeto un'altra volta l'operazione. Prendo un po' di panna semi-montata, non addolcita, e la posiziono sul fondo del piatto. Prendo un rettangolo di sfoglia in modo tale che crei come una sorta di ponte.
e inizio a posizionare sulla sfoglia le mele caramellate. Devo partire dalle estremità per poi arrivare al centro, perché se parto da un lato il rettangolo precipita nella panna. Prendo un cucchiaino e appoggio 3 o 4 cubetti di mela. Ho preso una rosa edibile, l'ho cosparsa con dell'albume, con dello zucchero e l'ho messa nel forno per 3 ore a 70 gradi. L'ultima operazione, un nome, una garanzia. Ecco la mia idea di tartatè. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.